sapevo. Era certo, era certo che l'intelligentone di turno sarebbe apparso e ci avrebbe, no, mostrato la strada. Però io mi aspettavo qualche tifoso fanatico, no? Che come al solito raccoglie la palla al balzo per scagliarsi contro Donnarumma. E paradossalmente, cioè, noi conosciamo, lo dico proprio forse anche con un po' di presunzione, noi, almeno noi italiani, conosciamo talmente bene questo sport che in questo caso siamo stati zitti. Anche quelli che ce l'avevano con Donnarumma conoscono talmente bene le dinamiche di questo sport che amiamo che comunque sono stati zitti. Cioè, pensate un po' voi. Chi invece ha detto delle robe, ma delle robe proprio assurde, delle fesserie in vereconde. Sì, donna. Neuer. Cioè, proprio Neuer, un professionista, un portiere come Neuer, ha detto tante di quelle vaccate che francamente non mi vanno giù. E so robe, se lo dico senza mezza da vomito, ma veramente da vomito. E tra l'altro provo anche un po' a immedesimarmi e dico è il gioco delle parti, deve in qualche modo sostenere un proprio compagno di squadra che ha subito veramente un'ingiustizia, ma l'ha subita dal fatto, non da Donnarumma, ci tengo ancora una volta a precisarlo, e ci sono tanti modi per in qualche modo appunto affiancarsi a un proprio compagno, ma questo, questo decisamente è il modo più sbagliato. Adesso ci arriviamo, ne parliamo un po' delle varie dichiarazioni e poi sottolineiamo anche quelle di, di, di Thibaut Courtois, che forse anche lui da portiere, in questo caso neutrale, qualcosina ne sa, qualcosina onestamente. Sì, sì, aprite la porta, sì, prendete quello che vi pare 50 volte, sempre lo stesso discorso. Continuiamo, avanti, grazie. Ne parliamo, signore me, come se lo facciamo. Prima, come al solito, vi invito, se volete, a soddisfare le angherie dell'amico algoritmo, lasciando like, iscrivendovi al canale, porte aperte qua, porte aperte in cucina, porte aperte fuori, porte aperte dove cavolo vi pare. Continuiamo. Vi invito ad iscrivervi per seguire i prossimi contenuti. E niente, vi ringrazio perché il vostro supporto, il vostro sostegno non manca assolutamente mai. Grazie, se volete scampanellate per rimanere anche attivi sui prossimi video. Da dove partiamo dalle dichiarazioni senza andarci poi troppo a girarci attorno. Allora, quelle di noi dove le ho messe? Le troviamo? E come se le troviamo? Anzi, prima delle dichiarazioni andiamo su una questione seria. La Build ci fa sapere rottura del perone sinistro e legamenti danneggiati per Musiala, quindi rimarrà fuori almeno 4-5 mesi, ma a me onestamente, oh, parlo da ignorante, mi sembra anche abbastanza generosa come prospettiva. Mi auguro che alla fine sia questa, ma abbiamo visto anche altri infortuni che poi possono andare anche con un tempo di recupero decisamente più lungo. Dispiace veramente per qualsiasi giocatore sulla faccia della terra. Musiale mi pare particolarmente sfortunato. Posso dire che alcune volte ci si accanisce. L'anno scorso è anche stato fuori per diverse situazioni. È un gioiello che noi vorremmo, cioè, che noi vorremmo vedere con estrema continuità, e uno dei talenti più floridi. Veramente dispiace per questo ragazzo, e ovviamente noi tutti gli auguriamo per forza di cose il meglio. Andiamo a Neuer, andiamo a quanto detto dal portiere. Sono andato subito da Donnarumma dopo l'infortunio di Musiala. Che c'è? Non vuoi andare a vedere come sta? Questo
gli avrebbe detto. È una questione di rispetto, lui l'ha fatto solo in un secondo momento, personalmente avrei reagito in modo diverso. Andiamo su questa prima questione, la seconda è ancora folle, ancora più folle. Ma già questa io la trovo di una mancanza, questa la trovo una mancanza di rispetto, perché non ha avuto il tatto e anche l'intelligenza a questo punto, devo dire, l'intelligenza di capire che ognuno di noi reagisce in maniera diversa, ha dei tempi diversi. Cioè, perché attaccare Donnarumma se inizialmente è voluto rimanere lontano dalla dinamica, dopo aver subito capito un po' l'infortunio, un infortunio che tra l'altro inizialmente non aveva capito neanche Pardo, per esempio in telecronaca. Pardo in telecronaca non ci aveva capito niente, non gliene facciamo ovviamente una colpa, ma non aveva capito la dinamica, inizialmente non l'aveva capita sicuramente neanche Donnarumma, che esce, va sulla palla, concentrato sulla palla e poi prosegue l'azione, ma appena si rende conto, si accascia a terra, si vede che prova a mantenere, a rimanerne lontano perché gli dà troppo fastidio in quel momento esserne coinvolto, capisce il peso e la conseguenza di quella che è stata la dinamica, in cui, scusate, capisce anche che in qualche modo è stato protagonista, seppur involontario, quindi per lui di certo non deve essere stato facile e in quel momento rimane un po' fuori, ma non è che si mette a ridere, non se ne frega, no, va a festeggiare nei pub di Caracas, ragazzi miei, anzi lo si vede visibilmente scosso. Poi qualcuno dirà no, ma si è messa a ridere, no, era una di quelle risate nervose, no? Cioè io sta roba francamente di dire agli altri quelli che come devono comportarsi in situazioni così delicate, la trovo una roba che mi ha sempre fatto girare gli attributi. Cioè in momenti delicati ognuno ha dei modi diversi di reagire e vanno rispettati se sono consoni. Se ovviamente quello no, se ne fregava, anzi ci rideva su, allora posso capire, ma sta roba l'ho trovata, ragazzi, per me è un colpo basso. Andiamo avanti, che poi da portiere dice delle cose ancora più fuori dal mondo. È rischioso uscire in quel modo, significa essere disposti ad accettare la possibilità che il tuo avversario si infortuni. Ecco, che una roba del genere la dica Manuel Neuer, il portiere che sotto tanti aspetti ha rivoluzionato il mondo del calcio, bisogna dargliene atto assolutamente. Forse il portiere 2.0 per eccellenza, non rinnego nulla, ma che sia appunto lui a dire sta roba veramente mi fa vomitare, a parte che l'abbiamo visto 1000 volte, lui in primis, ma sempre, qualsiasi dinamica, chiunque abbia visto le partite di calcio, quante volte è uscito appunto in maniera, come dice lui, pericolosa. Quante volte ce lo ricordiamo contro l'Argentina, che era finale contro Higuain, l'abbiamo visto contro Frimpong. Ce ne sono di dinamiche in cui lui allora ha messo a rischio l'incolumità avversaria. Quindi ogni volta bisognerebbe andarlo a colpevolizzare. Cioè, ma che discorsi è? Cioè, il discorso, se andate a vedere per dinamica la situazione con Higuain, se lo becca col ginocchio in testa, lo può ammazzare veramente. Di che stiamo a parlare? Ma di che stiamo a parlare? Ma di cosa stiamo a parlare? E ste robe le dice Courtois, scusate, le dice Neuer? Le dice lui ste robe qua? Ma folle? Ma veramente siamo alla follia. E a proposito, scusate, lapsus freudiano, cosa dice Courtois, non Freud, cosa dice Courtois? Mi sembra eccessivo dare la colpa a Donnarumma per l'infortunio di Musiala. I portieri vanno sulla palla e gli attaccanti non si tirano indietro. È solo sfortuna. E io aggiungo amen. 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 Non c'è altro da aggiungere. Amen. Amen. Che vuoi dire? Amen. Punto. Punto. Che tra l'altro Donnarumma, uscendo in un'altra dinamica contro Singo, gli hanno sfregiato mezza faccia. E che i portieri devono solo prenderle? Come funziona così?
dal caso, non è che mi rivolgo al fatto della battaglia in campo, dal caso debbano solo prenderle? Non penso. Ribadisco, l'intervento di Donnarumma, pulitissimo, veramente pulito, un'uscita fatta bene, doveva prendere la palla, ha avuto la sfiga Musiala di rimanere sotto col piede, e purtroppo il calcio è anche questo, può capitare, ed è capitato, ma provare a trovare, scusate ancora una volta, un colpevole in Donnarumma è meschino, è meschino, è ingiusto. Ribadisco, la critica l'avrei potuta, non l'avrei accettata in ogni caso, ma dal fanboy contrariato da Donnarumma, da qualche esaltato, ci poteva anche stare, ma che la critica arriva da Neuer, portiere, che mille volte è stato complice di questi interventi perché fanno parte del calcio. Non è che adesso voglio colpevolizzare Neuer, no, fanno parte del calcio, e che proprio lui dica queste robe sono veramente ribadisco, per me di una meschinità incredibile. Non ho altro da aggiungere, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, leccate se volete, iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.